Amici, un saluto a tutti voi. Qui continua a piovere. Sono mesi che piove in continuazione. Detto questo, per oggi ho pensato a un video rilassante, anche se con qualche elemento di mistero. Mentre mettevo insieme queste immagini, mi ha divertito il pensiero che questo video potrebbe incidere sulla maniera in cui d'ora in poi guarderete un oggetto molto comune. Mi riferisco all'ombrello. Un oggetto spesso dimenticato, mancante all'occorrenza e quindi desiderato, spesso ignorato o portato con indolenza perché ingombrante, eccetera. Cosa sappiamo dell'ombrello? Che ripara dalla pioggia o dal sole come prima cosa, ma anche che può creare uno spazio esclusivo, una amichevole condivisione, un rifugio per cuori romantici, un accessorio alla moda, un oggetto che ispira la fantasia di artisti che si cimentano con la vita quotidiana. Continuando a cercare, però, vediamo che ogni tassello ingigandisce l'argomento. Per esempio, abbiamo un'antichità piena di ombrelli. Lo troviamo addirittura sui vasi greci. Negli episodi biblici e fra gli Assiri. Adesso le cose cominciano a complicarsi perché sul palazzo di Serse a Persepoli lo troviamo accoppiato a un dispositivo che sembra un'antenna. Allora forse non si trattava di un semplice ombrello, ma aveva un collegamento con l'elettricità, con l'etere, o addirittura col teletrasporto, come nel tempio di Mendut in Indonesia. Che non sia un semplice parasole, ma un attrezzo energetico, è dimostrato anche in queste immagini dove non copre il principe, ma fa parte del corredo del principe. E anche qui, dove si può intuire il peso piuttosto rilevante dell'oggetto. O anche qui, dove sembra una torta a più strati, di certo poco pratico. Insomma, continuando a indagare, sembra che re e imperatori non ne potessero proprio fare a meno. E c'era già presso la civiltà antediluviana, associato anche agli obelischi. O nei boschi cupi dove si svolgevano i baccanali, sul capo del principe caprino, e persino sui guerrieri di terracotta dell'imperatore Wang. Ombrelli in Cina quindi, ma anche in India, in Thailandia, nel mondo buddista. Forse anche i ventagli egiziani appartengono alla stessa categoria, fino alle Madonne protette da un ombrello. Ma, come si può vedere nel quadro La Madonna del Lago, il manico dell'ombrello è di forma assolutamente insolita e sulla destra si può scorgere un'antenna. Anche questo potrebbe essere un ombrello come quelli che giungono dalla Cina, ridotto all'essenziale, ad un'aureola. E giungiamo al centro del potere, al Vaticano. L'ombrello rientra a pieno titolo nei cerimoniali della Chiesa e compare sugli stemmi vaticani, insieme alle chiavi.
Un ombrello piuttosto grande destò sensazione al Concilio di Costanza del 1414, quando dietro al Papa compare Ulrico di Liechtenstein avvolto da una specie di ombrellone colorato, come un portale. Più tardi l'ombrello viene anche associato alla comparsa del nuovo Anticristo in una incisione del 1689. Nelle navate delle chiese si trasforma in cupola portale, come nel Tempio Templare di Tomar in Portogallo, dove sembra proteggere i santi e il bambino, forse creando un campo energetico. Insomma, questo oggetto è stato sempre presente nella storia del mondo, fino a giungere nelle mani dei funamboli o della regina dei funamboli, cioè Mary Poppins, la quale sembra usarlo come sistema di levitazione. E ci sono altre immagini che rimandano alla levitazione tramite un ombrello e delle ali ai piedi come quelle di Mercurio. Per finire abbiamo anche una Mary Poppins cinese. Quindi si tratta di un oggetto prezioso, assolutamente da riconsiderare, così carico di energia. Pamiętam, kto